Benvenuti, cercatori di verità, a un'edizione speciale di Turkey News Magazine. Oggi spalanchiamo una porta che molti preferivano tenere socchiusa, quella tra la magia dello schermo e la realtà delle quinte, dove i sorrisi diventano maschere e la chimica si misura in ore di set, non in battiti del cuore. Prima di immergerci in ciò che davvero è accaduto, il vostro sostegno è la nostra bussola. Iscrivetevi per non perdere i retroscena più caldi. Mettete un like se amate l'onestà senza filtri e attivate la campanella. E per chi desidera entrare davvero nel backstage con noi, il pulsante abbonati è lì che vi aspetta. Pronti a scoprire ciò che la favola non vi ha mai raccontato? Ci sono serie che non si limitano a intrattenere, dettano moda, cambiano conversazioni, creano leggende. Ci sono storie d'amore che sembrano scritte dalla sorte stessa, baci che restano appesi nella memoria collettiva e dialoghi che, riascoltati anni dopo, fanno ancora vibrare il cuore. Ma cosa resta quando le luci si spengono, i microfoni tacciono e i corridoi del set si svuotano? C'è chi giura di aver visto la perfezione, e chi, invece, ricorda sussurri, tensioni, passi esitanti. È lì che andiamo oggi. In quel territorio sottile dove la fiaba incontra la fatica, dove il sorriso di copertina nasconde una ferita che forse non si è mai rimarginata del tutto. Oggi vi portiamo dietro il sipario della produzione che per anni è stata venerata come l'epitome del romanticismo giovanile, l'esempio che tutti citavano quando volevano dimostrare che l'alchimia si può ancora accendere sullo schermo. Un set raccontato come un giardino dorato, in cui tutto sembrava crescere nel modo giusto. Eppure, chi c'era lo sa. Anche i giardini più lussureggianti possono avere radici che si attorcigliano tra loro, rami che si urtano, petali che fioriscono a fatica. La storia che avete amato ha avuto i suoi segreti, e quel luccichio da favola, a volte, era solo il riflesso di uno sforzo immenso. Anni dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, quando sembrava che quella pagina fosse stata archiviata tra i ricordi che scaldano il cuore, è arrivata la frase che ha fatto tremare i social come un tuono in piena notte. Yağmur Yüksel, l'eroina che il pubblico aveva imparato ad amare e difendere, ha lasciato intendere, con parole misurate ma impossibili da ignorare, di non aver vissuto con serenità quel periodo. Non un lamento, non un gesto di sfida. Piuttosto, la confessione di una persona che ha portato a lungo un peso e ha deciso, finalmente, di appoggiarlo a terra. Da quel momento, tutto ciò che sembrava incorniciato in un vissero per sempre felici e contenti ha iniziato a tremolare ai bordi. E come sempre accade quando una verità fatica a stare zitta, ne è spuntata un'altra, più diretta, più tagliente. Su 2. Saifa, Sedef Sain ha rotto il cristallo del silenzio con un racconto che non ha bisogno di effetti speciali per ferire. Lei c'era, vedeva, ascoltava. E ha fatto capire che tra Yağmur Yüksel e Barbaktas, al di là delle scene perfette, l'intesa non era un regalo del cielo, ma una salita faticosa, giorno dopo giorno. Una salita che non tutti, dietro le quinte, vedevano allo stesso modo, ma che, riascoltata alla luce di oggi, sembra improvvisamente chiarissima. La loro non era una guerra, non una tempesta urlata. Era piuttosto quel gelo che occupa gli spazi tra le parole, quella distanza che costringe a recitare con più grinta, a sorridere un po' più forte del necessario. La domanda che brucia è la stessa che oggi incendia i commenti: se il cielo era così grigio, perché la pioggia ha tardato tanto a cadere? Perché restare? Perché continuare? Perché portare avanti una storia quando il cuore fatica a battere al ritmo del copione? Alcuni rispondono che esiste una parola chiamata professionalità, e che a volte questa pesa più del resto. Altri dicono che il sogno, quando diventa realtà, ha bisogno di compromessi. E poi c'è la ferita nascosta. Lasciare tutto di colpo significa anche deludere chi aspetta, chi sogna, chi crede. Forse è per questo che ogni scelta, per Yağmur, ha avuto il sapore di una moneta a due facce, da un lato la carriera, dall'altro la quiete interiore. Non esistono favole semplici, specie quando anche i respiri vengono cronometrati. Nel parlare di quella stagione tesa, Sedef Sain ha aggiunto un tassello che spiega molte cose senza bisogno di urlare. Barbaktas, all'epoca, stava muovendo i primi passi in un progetto che bruciava intenso come un debutto in prima serata, l'entusiasmo non gli mancava, la disciplina la imparava in corsa.
Yağmur Yüksel, invece, portava sulle spalle il mestiere affinato, la conoscenza dei ritmi, la responsabilità di chi sa già che sguardo pretende la macchina da presa. E quando il talento fresco si affianca all'esperienza consolidata, il ballo può diventare complicato. Ci si pesta i piedi senza volerlo, si sbaglia tempo, si desidera che l'altro anticipi o rallenti. Da qui, forse, quella distanza palpabile ma invisibile, fatta di professionalità impeccabile e, nello stesso tempo, di sguardi che non trovavano sempre la stessa frequenza. Non è finita. Quando i microfoni dei programmi di intrattenimento hanno cercato Yağmur, non hanno trovato una diva offesa, ma un artista che ha saputo descrivere con sobrietà il peso di un ruolo che le è scivolato addosso come un abito cucito stretto. Ha ammesso che alcune scene hanno scavato sotto pelle, come possono fare le storie in cui il dolore si accumula, la menzogna diventa meccanismo di sopravvivenza, e la passione rischia di spegnersi dietro una porta chiusa. Non ha cercato colpevoli, non ha alzato muri. Ha raccontato la fatica, la frizione, quel logorio che non sempre fa rumore ma che, alla lunga, ti leva il sonno e l'appetito. In quelle parole molti hanno riconosciuto una verità che raramente viene detta a voce alta. Interpretare certe vite, giorno dopo giorno, può consumare, anche quando il pubblico ti incorona regina. Come sempre, la piazza virtuale si è spaccata in due. C'è chi ha difeso Yağmur a spada tratta, nessuno è obbligato ad amare ogni personaggio che interpreta, la salute mentale viene prima di qualsiasi copione, crescere in prima linea sotto l'occhio del ciclone non è uno sport estremo che si pratica senza scottarsi. E c'è chi, invece, ha alzato il sopracciglio. Ma non è stata quella storia a trasformarla in un'icona? Perché parlarne ora? Perché riaprire cassetti che sembravano chiusi? Perché sfiorare ricordi che per alcuni hanno il sapore dell'ingratitudine? A ogni commento, un eco. A ogni dubbio, 10 risposte contrarie. E noi, qui, in mezzo, a raccogliere i frammenti di un dialogo che, forse, non avrà mai una sintesi definitiva. In tutto questo frastuono, colpisce il silenzio di Bar Baktas. Niente post ammiccanti, nessuna intervista strategica, nessuna smentita velenosa. Solo quel profilo basso che in tanti gli riconoscono da sempre, quella scelta deliberata di non buttare benzina sul fuoco, nemmeno quando la tentazione potrebbe essere forte. Per alcuni, la prova definitiva di un'eleganza che non cerca palcoscenici. Per altri, invece, il segnale che certi equilibri è meglio non toccarli, che la verità, una volta uscita, non sai in quale direzione possa scappare. E questo silenzio, che pesa più di 1000 parole, diventa esso stesso un capitolo del racconto. Guardando indietro, una cosa sembra limpida come non lo era mai stata. Il successo luminoso che ha consacrato quella storia non è stato, per tutti, una passeggiata tra i fiori. Per Yağmur Yüksel è stato un volo altissimo, ma controvento. Il pubblico le ha regalato amore, ma il set le ha chiesto, forse, più di quanto fosse giusto pretendere. Per Bar Baktas è stato un apprendistato durissimo, la scuola in cui impari tutto troppo in fretta, sotto lo sguardo di milioni di persone. Aspettative diverse, tempi diversi, sensibilità diverse, è così che nascono le crepe che all'inizio non si vedono e che, con gli episodi, si allargano impercettibilmente. E quando tutti chiedono perché parlarne adesso, la risposta può essere semplice e umana, perché solo col tempo certe parole smettono di far male e diventano, finalmente, liberazione. Ci sono verità che non scaldano, ma chiariscono. E così, la leggenda che avete amato rinasce in un'altra luce, meno idealizzata, più vicina a noi. Perché dietro ogni scena perfetta, ci sono persone con il loro respiro corto, i loro giorni no, i loro sogni a cui stringere i denti. Non significa demolire ciò che avete amato, anzi, significa amarlo davvero, con la consapevolezza che anche le stelle, a volte, vacillano. E se a qualcuno questa realtà sembra amara, ricordiamo che crescere vuol dire anche accettare che il bello e il difficile possano stare nella stessa cornice senza annullarsi a vicenda. E adesso tocca a voi, famiglia di Turkey News Magazine. Vi eravate mai chiesti se quell'alchimia, in certe inquadrature, avesse qualche incrinatura? Pensate che Yağmur abbia fatto bene a scegliere di proteggere se stessa,
O avrebbe dovuto restare per non tradire l'aspettativa dei fan? Scrivetecelo nei commenti, perché le vostre voci sono la linfa di questo canale. Se amate queste indagini che mettono insieme nostalgia e coraggio, sosteneteci, un like, l'iscrizione, la campanella. E per i veri appassionati, il pulsante abbonati vi spalanca le porte del nostro backstage, dove le storie arrivano prima, e dove le domande difficili non fanno paura. Chiudiamo così questo capitolo, senza proclami, ma con lo sguardo dritto sulle cose. Yamur Yuxel e Barbaktas hanno proseguito le loro strade con talento e determinazione, e la pagina che li ha fatti incontrare sullo schermo resterà per sempre nei nostri ricordi. Ma ora sappiamo che, dietro quella luce, c'era anche ombra, dietro la leggerezza, la fatica, dietro il mito, le persone. E forse è proprio questo che rende le storie immortali, non la perfezione, ma la verità che riescono a restituirci. Noi siamo Turkey News Magazine, e torneremo ancora dove la realtà sussurra oltre la favola. Fino alla prossima volta, che la verità trovi sempre la strada per farsi ascoltare.